piccoli laghi sono lo spot ideale dove imparare a pescare il luccio. Questo perché ci dà molte più possibilità di concentrarsi sull'esca, su come lavora, sul lanciare, che in realtà su dove andare a pescare i lucci e quando pescarli, perché il piccolo spot ci darà la possibilità di avere il pesce, se è presente, più concentrato, per cui avremo molte meno possibilità di sbagliare le profondità, magari le velocità. E certo, magari non ci farà fare le grandi catture o ci farà magari a crescere come pescatore di luccio a lungo andare, però per iniziare è lo spot ideale. Un approccio redditizio nei piccoli laghi potrebbe essere quella della pesca di reazione, essendo posti con probabilmente poca acqua, magari degli erbai, delle strutture sommerse e non più di 3 o 4 metri, ci faciliterà nell'utilizzo e nella scelta di esche di reazione. Le esche di reazione ci daranno anche la possibilità di battere più velocemente l'acqua, di carpire molto più velocemente lo spot e di evitare di perdere molte più esche. Poi ci possono anche essere delle alternative soft negli spot piccoli, come possono essere delle swim bait da fondamento lento o comunque dei siliconici piombati poco, in modo da non essere troppo veloci ad andare sulla profondità e rischiare di perdere ulteriormente altre esche. Gli spot medi sono in assoluto quelli che ci faranno fare un passo in più, ci faranno crescere come pescatori di lucci, ci daranno la possibilità di utilizzare le grandi esche e le grandi canne. Non solo i laghi di taglia media saranno gli spot che ci faranno crescere come pescatore, ma saranno anche quelli che dal piede, dalla riva o dal belly bot ci daranno la possibilità di fare anche il grande pesce, perché lo step successivo poi sarà quello di utilizzare le barche per andare a cercare i lucci e per andare a cercare i pesci pelagici. Nello spot di taglia media saranno due le condizioni che andremo a cercare. Come al solito le nostre strutture, come questi alberi sommersi, degli erbai, dei canneti o i grandi gradini. I gradini lo possiamo vedere usando anche un'esca, uno shad, una testa piombata e lanciando nel sottoriva, cercando di capire dove ci sono queste discese, questi gradini, i drop, dove tendenzialmente il pesce, come il luccio, si va a piazzare cercando di carpire dove possono essere pesci di taglia, ma in questo caso magari piccola, media, piccola, nel sottoriva, per cui lui piazzarsi sul gradino gli permetterà di curiosare il pesce foraggio che sta in prossimità delle rive. Uno spot molto valido, che possono essere per esempio i fiumi o le morte dei fiumi, per il luccio sono le condizioni come per esempio queste che sono alle mie spalle, dei fiumi di taglia media a corso lento con delle piccole morte laterali, dove sarà più facile per noi andare a cercare il luccio sia dal piede che dal bello. Fiumi e morte. Innanzitutto andiamo a identificare che tipi di fiumi e che tipi di morte. Quello che dovremo andare a cercare per la pesca del luccio, soprattutto fatto dalla riva, dal piede o fatto dal belly bot, sono quei fiumi a corso lento di taglia media o anche piccola, che ci faciliterà a trovare il luccio per il semplice fatto che appunto il corso medio di velocità o lento e le basse profondità ci daranno più possibilità da pescare dalla riva o dal belly. Fiumi a corso lento o medio con delle morte sono spot perfetti per pescare di reazione. Il primo luogo è perché non conoscendo lo spot non sappiamo quanti tipi di ostacoli ci siano sotto, per cui un approccio di reazione, non dico proprio a galla, ma comunque di superficie, evita di far sì che la nostra artificiale si vada a incastrare in strutture che noi non riusciamo a vedere. Anche perché il luccio, come tutti i predatori, in queste condizioni qua è sempre a ridosso di strutture, perché non essendo in grandi spazi, non essendo pesci pelagici che seguono i banchi, utilizzeranno una struttura come un legno, come una blocchera per andare a nascondersi, perché attenderanno il passare di un pesce foraggio, di una preda, dietro a un ostacolo. Questo è il tipo di azione che farà il luccio, che sfrutti la vista, o sfrutti la linea laterale, o sfrutti l'olfatto, comunque la postazione dove andremo a cercarlo saranno le cover, le strutture.
Nei fiumi di taglia piccola, a corso medio, a corso lento, nell'arco del tempo ci riveleranno un fattore molto importante, che il luccio lo troveremo al 90% sempre nelle stesse spot, nelle stesse condizioni, per cui riuscire a controllare delle cacciate prima di intraprendere un'azione di caccia, vedere del movimento, vedere se ci sono appunto dei pesci che scappano o delle zone di favore per la posizione del luccio sarà importantissima nella nostra ricerca. Il primo consiglio che si può dare per approcciare in queste condizioni sono quelle di utilizzare esche che non vanno tanto sul fondo, quindi di direzione, o utilizzare esche di ricerche montate offset, cioè utilizzando degli ami con un gap molto ampio, con degli artificiali che hanno lo spazio interno per poterlo nascondere, come si usa nel bass fishing, quindi artificiali montati delle gomme tipo delle swim montate su degli ami offset che adesso fanno anche di taglie molto generose per il luccio, dell'8, del 9, del 10/0, quindi parliamo di esche da anche di 15 cm, 17 cm montate in offset, il che ci facilita andare a posizionare la nostra esche all'interno di strutture dove magari con una testa piombata rischieremo sempre di incastrare o di rimanere agganciati da qualche parte. Le condizioni come queste qua alle mie spalle secondo me sono tra le più belle, perché ci danno molte possibilità. Ci sono le morte, spazi piccoli, un po' di corrente, troveremo delle buche, troveremo dei cambi di acqua, di profondità, degli ostacoli. Questi sono secondo me gli spot più belli, più interessanti, ovvio sempre che è ammesso che ci siano i lucci. Questa è una cosa che dovremmo constatare noi, dovremmo capire noi con tante ore di prova per capire. La cosa più importante che si possono fare in queste condizioni per sapere quando e dove c'è il luccio o se c'è il luccio è quello di andare a cercare le taglie piccole, il che ci darà degli input, perché se ci sono le taglie piccole vuol dire che qualcuno li ha fatti. I grandi laghi sono tra gli spot più complessi, più tecnici, più difficili, ma anche che ci possono dare grandi soddisfazioni perché potremo fare il pesce della vita. Però nei grandi laghi dalla riva è molto difficile, siamo vincolati a dei momenti di attività molto brevi e a dei periodi stagionali molto brevi, perché i pesci come i grandi lucci si spostano molto, sono pesci pelagici che vanno dietro ai grandi banchi che difficilmente potremo trovare sempre a portata di mano, per cui l'utilizzo della barca, di un ecoscandaglio, della conoscenza dello spot è indispensabile per la pesca del luccio, perché appunto siamo troppo viziati magari dalla pressione, dal clima, e andare dal piede, girare attorno a una sponda come possiamo essere qua e cercare un predatore importante è molto difficile nei grandi laghi. Come individuare uno spot dove andare a pescare? Parliamo della pesca sempre dal piede o dal bellybot, della barca poi ne parleremo più avanti e vedremo quali sono gli approcci in barca. Per il discorso del piede, oggigiorno con Google Earth è molto più facile trovare uno spot. Dovremmo aprire il nostro Google Earth, andare a cercare delle zone che riterremo buone per la presenza dei predatori. Le zone buone che potremo andare a cercare possono essere di sicuro per il luccio delle acque mediamente profonde, a corso lento, con degli ostacoli, con degli erbai, con dei ponti, con delle strettoie, delle piccole dighe, un affluente che entra dentro l'altra e fa magari un giro d'acqua con dei laterali magari dove il luccio possa stazionare, delle piccole baie. Prendo il nostro Google, appunto cercheremo un posto dove arrivare con la macchina, poter scaricare il nostro belly e poi incominciare la nostra battuta di caccia. Di sicuro negli ultimi anni la presenza di Google e del fattore di avere a portata di mano una visione un po' più generale del posto in cui viviamo ci ha aiutato molto. Prima bisognava camminare tanto, munirsi di macete, andare a cercare degli spot da cui non eravamo neanche sicuri che ci fosse l'acqua. Adesso almeno ci si può orientare un pochettino osservando il Google, scegliendo dei percorsi, appunto vedendo come sono le strutture. Il Google è anche abbastanza aggiornato perché comunque da un anno all'altro cambiano aggiornamenti, per cui possiamo anche vedere morfologicamente come si è trasformato magari da una piena all'altra o da una secca all'altra, vedere che cosa è successo a ciò che ci circonda. Come facciamo a sapere se ci sono i lucci o ci sono dei predatori in uno spot dove non ci siamo mai andati?
La cosa più facile e più veloce da fare, che vi consiglio io, è quello di presentarci in tarda primavera o inizio dell'estate e pescare nel sottoriva, a ridosso degli erbai e nei primi 2-3 metri d'acqua, vicino ai canneti, con delle esche piccoline, per andare a cercare i piccoli dei predatori, che siano piccoli di luccio o piccoli dei bassi, perché è solo lì che potremo trovare i piccoli, in quanto difficilmente si spingeranno verso il centro lago, perché sono ancora delle prede degli stessi lucci come di altri bassi. Per cui la cosa più veloce da fare innanzitutto è cercare se ci sono i piccoli. Se ci sono i piccoli, di conseguenza ci saranno anche i grandi. E anche per oggi è tutto. Non perdetevi il prossimo episodio in cui parleremo di... Se vi è piaciuto il video mettete mi piace sul nostro canale YouTube o andate a visitare il nostro sito www.xpredatorlodge.com o seguiteci su Instagram e su Facebook per seguire tutte le nostre avventure di pesca o veniteci a trovare qui in Spagna.